you want a voice level, Philippe? That's your band. Thank you. You're ready. Ok. Che influenza tu hai sulle nuove generazioni di registi americani di oggi, tu pensi? Ma non lo so, sono rimasto molto sorpreso a Los Angeles. Sì, sì. Come? Ah sì, questo è un po' meglio. So. Va bene così? Sì. Va bene. Ok, ancora? Ok. Brian, tell me when. Ok. Che influenza tu hai sulle nuove generazioni di registi americani? Ma io non so che influenza abbia. L'unica cosa che posso dire, anche con mia enorme sorpresa, è stata della calorosa accoglienza che ho avuto a Los Angeles, ecco, presso gli studenti di cinema dei due istituti maggiori di Los Angeles. E poi so le testimonianze di simpatia che mi hanno espresso tutti i giovani registi americani, a partire da Spielberg, da Scorsese, da Lucas. Ecco, l'influenza non so, mi dicevano questi ragazzi, questi studenti come si chiama quell'istituto? Berkeley. No, l'istituto di Los Angeles, da dove l'USL. Di questo istituto di Los Angeles mi dicevano appunto che studiano proprio sezionato al massimo certi brani di miei film, come per esempio Il buono, il brutto e il cattivo, eccetera, fanno proprio addirittura lezioni di montaggio. Ecco, questa è una cosa che mi ha sorpreso piacevolmente. Poi c'è stato un aneddoto molto carino di un ragazzo, di uno studente, un allievo regista e sceneggiatore, che addirittura ha girato un piccolo film, ecco, pagato da lui proprio a sue spese, che si chiama Il ritorno del buono, il brutto e il cattivo, ecco, che ho visto in Super 8, dove lui addirittura interpreta il primo ruolo, fa il ruolo di Clint Eastwood, un altro allievo fa Lee Van Cleef e un terzo Eli Wallach. E devo dire, con tutte le musiche del film, eccetera, era molto, molto carina la cosa, molto toccante. Che affinità c'è tra te e il nuovo cinema fatto di italo-americani come Coppola, Scorsese, De Palma, eccetera, tu pensi? Ma devo dire, più che affinità ci possono essere relazioni. Ecco, io credo che questi, diciamo, ormai non più giovanissimi, ma giovani cineasti americani, specialmente quelli di estrazione italiana, abbiano sentito un po' il richiamo della patria, no? Si siano lasciati favorevolmente impressionare da certi registi italiani, ecco, parlo di De Sica, parlo di Rossellini, parlo di anche Germi, e quindi siano con una lezione tipicamente italiana poi abbiano adottato al loro sistema di vita e al loro sistema di mentalità questa pratica, e siano riusciti a fare dei film prettamente americani ma visti, ecco, se si può usare il termine, in maniera europea. E questa, diciamo, contaminazione ha dato anche dei risultati eccellenti, perché è vero anche che prima di questo Hollywood era un po' ristretta, insomma, ecco, si facevano film tipicamente americani girati a Hollywood, nei dintorni di Hollywood, senza mai affrontare la città, ecco, documentaristicamente. E questo gli ha dato questa volontà di effettuare questa prova, e devo dire che sono delle prove
riuscitissime, perché lo stesso laureato, se vuoi, lo stesso The Graduate, è una sintomatico esempio di quello che sto dicendo. Cioè, per la prima volta, ecco, Hollywood ha affrontato il prodotto, diciamo, in maniera un po' più realistica, un po' più concreta, ecco, pur toccando problemi squisitamente loro, ecco. Infatti c'è circolazione che continua ogni volta quando Truffaut eccetera piacciono Certo, il cinema americano, gli certo, americani certo, piacciono certo, il cinema i miei film, eccetera. Poi sai, è un po', dico, io credo, ormai sono abbastanza grande per capire che in materia artistica, ecco, nemo profeta in patria, cioè bisogna sempre essere stranieri per venire un tantino più studiati e perlomeno più apprezzati, ecco. Quindi noi amiamo in maniera particolare certi registi americani che forse sono poco amati in patria, ecco. E altrettanto succede per noi con loro. Com'è, per esempio? Cioè, voglio dire, noi ci lasciamo, a me per esempio un regista che mi affascina molto, ecco, anche per la sua, diciamo, non immensa esperienza, ma proprio per questo mi affascina, perché invece vedendolo sembra che abbia un'esperienza estremamente lunga, è Spielberg. E quindi ogni film che fa, anche diciamo quelli che possono essere chiamati di divertimento, di intrattenimento, ma sotto c'è sempre una matrice più profonda, più concreta. Ecco, ci sono dei momenti estremamente poetici, ci sono anche in E.T. che in fondo passa per un film di divertissement, ecco, ma Spielberg riesce sempre a metterci dentro quel qualcosa in più, ecco, che dà al film una dimensione maggiore. E questo da noi è sentito, forse in America meno, ecco. Ma quindi voglio dire, è sempre l'occhio che lo riceve che crea una dimensione al film propria, no? Non è mai la realtà obiettiva dei fatti, perché è chiaro che se uno discutesse per esempio E.T. al tavolino potrebbe dire beh è un film per bambini, un film di divertissement, e invece leggendolo con un occhio particolare, con uno spirito diciamo critico maggiore, viene fuori che anche c'ha dei contenuti che vanno al di là del puro divertimento e sono molto più profondi di quello che non sembrano. Mi sono messo a ridere di fronte a questo Sì, interrogatorio. Dico, guardi, manca solamente una lampadina sì, qua. Se lei mi mette una lampadina in faccia, sì, a me le risposte perfetto. mi verranno molto più naturali. Perfetto. Infatti c'è un'ironia Sì. perché gli Ma poi americani, i mi disse western una cosa sono molto da giusta. fuori, No, eccetera, eccetera, sì, ma mi di disse una Europa. cosa giustissima. Quando io mi misi a ridere, mi disse, lei fa bene a ridere, Leone, ma adesso dice, immagini, si metta nei nostri panni, mi ha detto. E immagini che un regista americano avesse girato qui a Hollywood un film come Accattone di Pasolini e lo avesse fatto altrettanto bene. Lei pensa che non avrebbe avuto lo stesso interrogatorio? Certo, quello che è Beh, meraviglioso è che un campo di studio ha visto a Catone. sì, Certo. ma Questo giusto, Sì, ma sì, ha sì, ho citato un capito. nome, forse non l'aveva neanche Sì, visto. sì, sì. Ma c'è immagine. Nascita eh, edulcorato, cioè visto con una forma espressamente e decisamente romantica, no? Sì, Tant'è vero che io mi ricordo che a Grado una volta andai a vedere un festival di vecchi film western e con mia sorpresa scoprì che c'erano western presi addirittura da tutta la letteratura francese. Poi non a caso Ford ha preso la diligenza appunto da una novella di Maupassant, ma addirittura prima c'era
sotto i ponti del Tamigi, sotto i ponti di Parigi, c'erano delle storielle proprio prese a prestito dalla novellistica francese di quel tempo, dei primi del Novecento, e trasportati proprio sapientemente. Le due orfanelle, ho visto le due orfanelle in un western, proprio con le due orfanelle western, eccetera, riattate completamente a modi western, ma la storia è presa proprio principalmente dalla novellistica francese. Quindi questo vuol dire che loro hanno guardato sempre con molto rispetto, ecco, il genere, anche tentando di nobilitarlo, ecco. Sì. Quindi c'è stata una volontà precisa di fare del western un pezzettino di storia romantico, nobile, sin dalle origini. Poi Ford, infatti io ho scritto un lungo articolo proprio per la commemorazione di Ford, i 10 anni dalla morte, dove spiegavo proprio le ragioni fordiane, cioè qual era la sua volontà. In fondo è uno un po' come Capra che, essendo arrivato in America, in questa America meravigliosa dei primi del secolo, e quindi essendogli si aperte le porte davanti, dorate di un Hollywood che lo ha visto debuttare il regista giovanissimo. Ford ha cominciato a 19 anni a fare il suo primo filmetto di 10 minuti, un quarto d'ora, e dopo di quelli ne ha fatti 20, 30, 40, addirittura credo che abbia avuto 10 anni o 12 anni di anonimato prima di debuttare con un film importante come Il Traditore. E quindi dico, è chiaro che ha visto l'America come questo meraviglioso paese dove il futuro non poteva che essere roseo e splendido, no? Lui, trapiantato irlandese in un'America favolistica, un'America del benessere, un'America del... E quindi, secondo me, ecco, l'unico neo, se si può chiamare neo, di Ford è questo suo ottimismo, che però era sincero, era naturale per uno come lui, che appunto, venuto dalla lontana Irlanda, ha avuto una facile vita in un paese dorato e splendido come Hollywood. Quindi voglio dire, tutto il suo ottimismo lo ha messo nelle sue storie. Ecco, le sue storie sono storie proprio piene di pietà cristiana, no? Se vediamo lo stesso, l'uomo tranquillo, uno Sì. si rende conto Sì. di quanto Yeah, I know. Simon, could you come behind me because he's looking towards you? bisognerebbe... Sì, infatti noi abbiamo questioni in queste aree, eccetera. Ma prima, you ready, Brian? Qual è la differenza tra i tuoi film western e i film western americani? Ma ecco appunto proprio quello che stavo spiegando, cioè mentre gli americani hanno faticato molto più di me, devo dire la verità, a costruire i loro western, perché partono da certe matrici loro, ecco. Io mi sono avvantaggiato di tutta una tematica western già effettuata, già svolta, e quindi l'ho potuta vedere, diciamo, con un occhio distaccato da europeo, ecco, pur amante del genere, ma riconsiderando proprio certi propositi e certe intenzioni. Ecco, io non a caso ho detto che il più grande scrittore di western è Omero, perché essendo un grande individualista e avendo scritto dei personaggi che sono egocentrici, sono personaggi che affidano alla loro valenza, alla loro bravura, l'attimo fuggente della vita, né più nemmeno come un cowboy affida all'estrazione rapida della pistola la sua ragione di vivere. Così Achille, Aiace, Agamennone, Ettore sono tutti personaggi che potrebbero essere dei meravigliosi e splendidi sceriffi del loro paese. Quindi è chiaro che io ho rivisitato il western con una sapienza in più, ecco, anche illustratami dai film americani, e
quindi ho percorso una strada completamente differente dalla loro, perché ho guardato certe annotazioni, ho fatto tesoro di certi difetti che per me lo erano, come quello per esempio di mettere la donna come un oggetto sempre, mai come centro motore di una storia, no? La donna che abbiamo visto nei western, neanche nei migliori western, come per esempio, ti posso dire un film Sfida all'Ok Corral. Ecco, c'era Rhonda Fleming, che era inutile al film, se tu proprio la toglievi sana sana, il film progrediva maggiormente, aveva più ritmo, più velocità e non aggiungeva nulla alla storia, ma era proprio la volontà del produttore e quindi dello sfruttamento commerciale di includere una donna in un film western. Tant'è vero che quando io ho fatto il primo film per un pugno di dollari, un grande esercente toscano, proprietario di 55 sale cinematografiche, mi ha detto: lei ha fatto un meraviglioso film, signor Leone, ma questo film sarà un disastro, perché come si fa a non mettere in un film western una donna? Ecco. Poi non ha avuto più il coraggio, visto il successo del film, di incontrarmi, ma questa è stata la sua prima reazione e era sensibilmente impressionato dal film. Però nello stesso tempo pensava, forse anche giustamente, al suo modo di vedere, che il film avesse una lacuna, proprio la mancanza dell'essere femminile, o perlomeno appena abbozzato, perché c'è la figura di una donna in Per un pugno di dollari, ma è una figura, diciamo, minore. Ma io non sono un misogino come credono molti, e quando ho messo e ho inserito, ecco, in un mio film una donna, che era Claudia Cardinale in C'era una volta il West, ma lì la donna aveva una ragione precisa di esistere, faceva parte del blocco centrale del film, del mistero del film, era il centro motore del film, tutto girava intorno a lei e quindi era essenziale ai fini del film. Ecco, tu non la potevi togliere alla maniera di Rhonda Fleming in Ok Corral e lasciare il film comprensibile, no, perché il film aveva bisogno della sua presenza. E quindi voglio dire, ecco, quando io scrivo una storia, parto da questi presupposti, che sono presupposti che mi vengono da tante cose, tant'è vero, e quindi anche da una mia cultura europea. È chiaro che quando ho pensato a Per un pugno di dollari ho fatto un accostamento, oserei dire profano, perché il personaggio di Eastwood, messo al centro di due cosche, ecco, di due, mi ha dato immediatamente, mi ha fatto pensare immediatamente a Goldoni, alla commedia dell'arte, mi ha fatto pensare a Arlecchino servo di due padroni, cioè un personaggio che si vende all'uno e all'altro senza che i due lo sappiano, è in disputa con i due, fa parte della nostra commedia dell'arte, quindi è chiaro che nel background mio c'è una rivisitazione anche di cose che mi hanno interessato e impressionato, che esulano dal western. Però l'accostamento che faccio, io ho detto sempre, io racconto delle favole, favole anche se si possono considerare per adulti, ma favole, perché mi sembra poi il miglior modo di fare il cinema, perché per me il cinema è fantasia e quindi la fantasia va espressa, secondo me, anche con delle parabole. E quindi, però la favola, ecco, non la concepisco alla maniera hollywoodiana. Ecco, io non amo le favole di Disney, perché sono decisamente rappresentate come favole. Cioè tutto il mondo che li circonda è finto, è favolistico. E allora la favola diventa meno suggestiva. Ecco, la favola secondo me è suggestiva quando il racconto è favolistico, ma l'ambiente è estremamente realistico. E allora questa fusione di realtà e fantasia dà una dimensione diversa al film, dà la dimensione del mito, della leggenda, che in fondo è quello che il cinema, la ragione per cui il cinema si è fatto amare dal pubblico è proprio questa, insomma. Sì, questa è la tua idea di un favola, un senso di mito, eccetera, Sì. eccetera. Chris Frayling nel questo libro ha detto che i tuoi westerns non in un senso è
sulla società americana, ma infatti that's fine, Brian. Right. I westerns è È sul... meglio che chiudi, così se viene un rumore lo attutisci. No, ho detto sì. Questi westerns, i tuoi westerns, infatti è sulla società del sud d'Italia, il mezzogiorno d'Italia. Cioè, Che pensi questa è tu di un'altra questo? cosa, cioè è la ragione per cui io mi sono accinto a fare il primo western. Cioè io dovevo trovare una ragione psicologica in me stesso, non essendo un personaggio che ha vissuto in quell'ambiente e in quella cosa. Allora mi sono detto, e è venuta spontanea la riflessione, perché proprio vedendo e assistendo a, a una rappresentazione di pupi siciliani. Tu sai che i pupi siciliani è una vecchia tradizione italiana, sicula, di gente che va in giro come una specie di carro di Tespi e va in giro rappresentando le chanson du geste, cioè rolando le leggende francesi, eccetera. E con i pupi si fermano in ogni paesino, in ogni piccola piazza del paese e rappresentano queste manifestazioni, chiamiamole leggendarie e storiche. Però l'abilità del puparo consiste in una cosa, di dare ad ogni singolo personaggio anche un'altra caratteristica, che è quella che interessa il paese, cioè Rolando assume i difetti e i pregi del sindaco del paese. Il suo antagonista è il farmacista, cioè si creano dei paragoni tra il personaggio storico e il personaggio realistico. E attraverso queste sta lì l'abilità del puparo, di rendere molto più interessante la dinamica della storia, perché investe anche dei personaggi che il pubblico conosce a menadito perfettamente, con tutti i suoi difetti e con tutti i suoi pregi. E questo tipo di rappresentazione è quello che mi ha suggerito il western, cioè riuscire a raccontare una leggenda western, ecco, però con delle simbiosi con dei personaggi che a me interessavano in modo particolare e anche politici. Quando io ho fatto Giù la testa è un film che ha una sua espressione politica ben precisa, perché i personaggi sono degli anarchici positivi, quindi tanto è vero che non a caso è diventato in Italia diciamo l'espressione più cinematografica di un certo frangia di pubblico che sono i ragazzi più giovani dell'estrema sinistra. E tu posso parlare su questo incontro con gli americani sul westerns, il processo, infatti. Sì, beh, gli americani è chiaro che sono rimasti abbastanza colpiti perché effettivamente, ma forse se uno ci pensa bene, anche assurdamente colpiti, perché voglio dire, è vero che, che non è facile toccare un genere che non conosci o che conosci solamente di riporto, cioè perché lo hai visto attraverso il cinema oppure perché hai visitato le zone e i luoghi in modo, diciamo, approssimativo. Ma dico, è strano che sia venuta da loro questa sorpresa, perché loro sono stati i primi a invadere invece delle cose nostre con altrettanta disinvoltura, cioè eh, Ben-Hur, Quo Vadis, non so, Spartaco. Ecco, lo hanno fatto molto allegramente, ecco, anche storicamente parlando, eppure sono riusciti a fare, specialmente nel caso di Spartaco, anche un bel film. Cioè, certo,
non sotto il profilo documentaristico storico, ma sotto il profilo dello spettacolo, sono riusciti a intrattenere il pubblico in maniera degna, pur senza conoscere a menadito la storia antico-romana. Ecco, quindi non vedo perché noi non avremmo potuto toccare il western, appunto, essendo poi il western molto più recente, quindi molto più documentabile, molto più con possibilità di studio maggiori, che non avesse invece l'ambiente dell'antica Roma. Quindi, però è chiaro che dopo tanti anni diciamo, di totale predominio westerniano, ecco, gli americani siano rimasti sorpresi in un primo tempo da vedere dei tedeschi che facevano dei western appunto nel Sud Tirolo, in Austria, in Jugoslavia. E poi addirittura con me, che in fondo sono quello che è andato un po' più vicino, ecco, anche documentaristicamente alla loro, chiamiamola verità, si siano sorpresi. E io ricordo proprio dopo, per un pugno di dollari, mentre pare che stavo preparando per qualche dollaro in più, andai a Hollywood per parlare appunto con Clint Eastwood, per scritturarlo per il secondo film, e fui un po' preso d'assalto dalle major company americane, e una di queste, nella figura del suo presidente con due vicepresidenti al lato, mi fece proprio un interrogatorio di terzo grado, proprio, ecco, mancava la lampada che mi illuminasse il viso, e con domande proprio precise, secche, cioè dove ha girato questo film, quali sono gli interpreti, sono americani, dove ha preso i costumi, i cavalli, gli stuntman chi erano. E alla fine di queste domande, o a metà di queste domande, io sono scoppiato a ridere, perché sembrava veramente un interrogatorio in un posto di polizia anziché in una maggior company. E allora lui mi disse molto giustamente una cosa abbastanza spiritosa, mi disse: lei fa bene a ridere, signor Leone, ma immagini che noi qui a Hollywood, ecco, facessimo un film come Accattone di Pasolini, fatto da un regista americano, girato tutto nei dintorni di Hollywood. Dice: lei pensa che non ci sarebbe un produttore italiano che farebbe un'intervista a questo nostro giovane regista nella stessa maniera di come la facciamo noi a lei? Questo per dire quanto in realtà apprezzavano la fattura e la qualità del film, e ne rimanevano loro per primi meravigliati. Questo ve lo posso raccontare. Quando io ho preso per Lee Van Cleef per il secondo film, l'ho preso al volo, cioè in un pomeriggio, in un sabato, perché l'attore doveva essere Lynn Marvin, e improvvisamente io dovevo girare lunedì, avevo già pronto il set a Cinecittà, e il venerdì mi hanno detto che Lynn Marvin non c'era più, che si era scritturato come protagonista in un film che è stata poi la sua fortuna, che era Cat Ballou, dove ha avuto l'Oscar. Allora io mi sono trovato scoperto con l'attore e sono partito per Los Angeles, sono arrivato lì sabato mattina e lunedì dovevo tornare con un attore che lo sostituisse. E allora nel viaggio d'andata mi sono ricordato di questo caratterista che io avevo notato un paio di volte in Bravados, in Mezzogiorno di fuoco, e non, dove lui faceva la comparsa, Chiaro che me lo ricordavo attraverso i film, quindi molti anni prima, non sapevo come era diventato adesso, però facendo una relazione del film e del tempo in cui il film era uscito, pensavo, dico, allora avrà avuto 40 anni, adesso ci avrà sui 50, ecco, 48, 49 anni. Quindi come età corrispondeva. E quando arrivai a Hollywood era completamente sparito, cioè non si trovava più. Finalmente, dopo un lungo giro, riuscimmo a trovare un agente, si chiamava Sid Gold. E questa gente mi disse che non faceva più l'attore, che faceva il pittore, e che era stato molto tempo
in ospedale perché aveva avuto un incidente con l'automobile in uno dei canyon di Beverly Hills, e quindi era stato due anni e mezzo in ospedale. Quando era uscito si era dato a questa nuova professione che era quella del pittore. E io dissi, beh, io lo voglio vedere a tutti i costi, anche perché mi ricordo fisicamente questo personaggio, lo voglio vedere. E venne in questo piccolo albergo nella periferia di Los Angeles, dove io abitavo, che era un caravan inn, un drive-in, un albergo che stava vicino a Clint Eastwood, e allora abitava in un posto fuori Hollywood. Canyon Dry, una cosa così. E io scesi col direttore di produzione, lo vidi da lontano. Era talmente physique du rôle, talmente preciso, come lo vidi da lontano. C'aveva un trench lunghissimo, tutto sporco, tutte macchie, con dei stivaloni neri, con questi capelli corti, sembrava un'aquila, tutti tagliati, sale e pepe, bianchi e grigi. Era una testa impressionante, sembrava Van Gogh da lontano. Infatti lui è olandese e somiglia molto a Van Gogh, lo potrebbe fare benissimo perché ha questo taglio di occhi a mandorla identici e nello sguardo la pazzia di Van Gogh. E io dissi a questo mio amico che si chiamava Ottavio Oppo, che era il mio direttore di produzione, gli dissi: guarda, fammi una cortesia, vai e scritturalo, non lo voglio neanche, non ci voglio neanche parlare, perché può essere che se ci parlo mi pento di prenderlo, non lo prendo perché non mi piace e sbaglio perché è talmente preciso per il film che non voglio nemmeno sentire quello che deve dirmi se vuole. Infatti facemmo così, poi dopo invece ci ho parlato e era oltretutto un uomo adorabile perché intelligente, preparato, ma la cosa impressionante è che gli detti questo copione nel viaggio di ritorno. Quindi lui se lo lesse mentre volavamo a Roma, da dove poi scendevamo e c'era una macchina che ci prendeva, ci portava a Cinecittà, lo vestivamo e doveva girare senza mezzi termini, cioè senza nemmeno il riposo di 2 ore. Lui lesse questo copione e alla fine di questa lettura io mi avvicinai a lui in aereo e gli domandai: beh, che ne pensi? E lui mi disse: It's Shakespearean. Perché non è che l'aveva capito molto, era frastornato da tutte queste avventure, anche questa emozione di ritornare a fare il protagonista quando meno se lo aspettava, ormai aveva deciso di non fare più cinema né niente. Quindi la lettura di questo copione, che era abbastanza insolito come struttura, è abbastanza diverso dai soliti copioni western, gli fece fare questa esclamazione. Perfetto. Un'altra cosa sugli western. I pugni di dollari c'erano una volta nella West e i 2 tipi di film abbastanza diversi. Diversi, certo. Perché questa rottura? Ma perché ti dico subito, io quando ho fatto Pugno di dollari, subito dopo ho fatto Per qualche dollaro in più e ho finito con, chiamiamola la trilogia, con Il buono, il brutto e il cattivo. Io dopo Il buono, il brutto e il cattivo non avrei voluto fare più western, perché avevo chiuso quel tipo di leggenda, quel tipo di storia, e avrei voluto fare C'era una volta in America, il film che sto finendo adesso. Se non che, dato che i successi, ecco, tutti sono pronti a non perdonarli, mentre invece l'insuccesso sì. Quando io andai in America, la prima cosa che mi dissero: lei ci faccia un altro western e dopo le facciamo fare C'era una volta in America, ma per ora ci deve fare un altro western. E allora a questo punto nacque l'esigenza di fare un film che era completamente differente dagli altri 3, e nacque l'esigenza di una nuova trilogia che è nata proprio con C'era una volta il West, si è svolta con Giù la testa e finisce
con C'era una volta in America, che sono i 3 periodi che toccano l'America e le Americhe, se vogliamo, ecco, i più praticamente C'era una volta il West e la fine della frontiera western americana. Giù la testa prende dal 1914 al 1918 e questo va fino al 1968. Ecco. E quindi c'è stato questo ripescaggio del western per partire con una storia che doveva arrivare sempre a C'era una volta l'America. Che differenza c'è tra C'era una volta in America quando è nato in 68 e oggi in questo mondo diverso? Devo dire che la storia corre molto più veloce di me, cioè io l'ho cambiato 6-7 volte, ecco, il soggetto di questo film, perlomeno lo sviluppo del film, perché effettivamente con le complicazioni che c'erano dei diritti e di tutta una serie di disavventure occorseci, non riuscivo a stare al passo con i tempi, cioè facevo una storia, ma questa storia mi si invecchiava velocemente, perché il tempo che ci voleva per arrivare ad acquisire i diritti è stato quasi una cosa come 7-8 anni. Quindi sono stato costretto ogni volta a rivedere il film finalmente l'ultimo che abbiamo fatto, devo dire, rispetto al primo è un film completamente diverso. Non diverso nella concezione, cioè, ecco, perché C'era una volta in America è sempre una favola per adulti, quindi è sempre un film che ha delle precise motivazioni, perlomeno in me, cioè è un film che il sottotitolo potrebbe benissimo chiamarsi C'era una volta un certo tipo di cinema, quindi è anche un omaggio, ecco, a tanti film che abbiamo visto nel passato, come è un omaggio a tanti scrittori che ci hanno influenzato, specialmente agli uomini della mia generazione, come Dos Passos, Chandler, Hammett, lo stesso Fitzgerald, lo stesso Hemingway. Quindi è un purpurì di tutte queste cose viste attraverso la storia intima, ecco, di un piccolo gangster che io ho letto in un libretto scritto proprio da un personaggio che aveva vissuto in prima persona queste avventure, che mi è servita proprio come palestra, come base aneddotica per costruire il film. E poi il film ha preso un aspetto completamente differente, cioè il film, come ripeto, sono brani della memoria di un gangster, ecco, che rivive un po' tutta la sua vita, quindi la sua amicizia, ma dà il pretesto a me anche di omaggiare un certo tipo di cinema e un certo tipo di letteratura che io ho amato particolarmente. Con i western tu hai iniziato una nuova formula, un cambio importante di un vecchio genere. Con C'era una volta in America, tu inizi un cambiamento della formula gangster? Non credo, perché il gangster, i motivi gangster in C'era una volta in America sono pochissimi, cioè io li do per scontati, c'è già una generazione prima di me che li ha illustrati forse meglio di me, ecco. Quindi, come ripeto, il mondo gangsteristico è un pretesto, non è un film su dei gangster, è un film sulla nostalgia, ecco, di un certo tipo di epoca, di un certo tipo di cinema, di un certo tipo di letteratura, riproposta in maniera, chiamiamola poetica, ecco, ma non è un film di genere, ecco, non è un film, se uno si aspetta di vedere il solito film dei gangster, è meglio che non ci va.
Che ricerca tu hai fatto per questo film? Una ricerca abbastanza precisa, come dovrebbero essere precise tutte le ricerche di quando uno incomincia a intraprendere una favola, no? Perché, come ripeto, è proprio questa simbiosi tra realtà e irrealtà che secondo me dà un fascino diverso a un certo tipo di cinema che io amo e che difendo, come questo qui favolistico. Ecco, io credo che è molto più proficuo anche, ecco, perché tu puoi raccontare delle cose, se vuoi anche importanti, che rappresentino e che tocchino la vita moderna, però sono viste attraverso più livelli di lettura. Ecco, il pubblico diciamo, più naif, più semplice, ecco, vede delle immagini che lo interessano, lo affascinano, senza magari andare molto in profondità. E poi ad un altro livello la lettura è differente, vengono fuori certe simbiosi, certe contaminazioni che possono essere le ragioni che hanno spinto me a fare il film. Ecco. E quindi, come ripeto, non credo che appartenga a un genere ben preciso, ecco. Chiamiamolo un genere fantastico, ecco, e che è un mio modo di fare cinema, poi così come ho fatto con il western, continuo con questo e continuerò in futuro quando toccherò altri argomenti. Se tu non vuoi parlare su questa questione, dire, ma che è la storia di relazioni con i produttrici americani, per esempio? Produttori? Produttori americani. Ma sai, i produttori americani, io capisco perfettamente anche il loro modo di affrontare i problemi, perché li hanno affrontati sempre molto realisticamente, cioè molto drasticamente, molto duramente, perché loro dicono il prodotto va difeso, il prodotto è money, sono soldi, quindi questi soldi vanno difesi. Io non credo che loro abbiano adottato il sistema migliore per difenderli, questo è un altro paio di maniche, ma questa è una mia interpretazione, perché per difendere un prodotto bisogna essere commercianti al massimo, ma bisogna anche avere una mentalità aperta quando si tratta di un'opera d'ingegno, ecco, allora bisogna che anche l'ingegno, ecco, contribuisca a saper difendere un prodotto. E invece c'è questo anacronismo che si produce un'opera d'ingegno, la si dà a della gente che la vuol trattare come materia di scambio e di consumo, e molte volte queste due cose non vanno d'accordo, perché è il lanciamento, è il momento in cui proporre il film, o come proporlo, e saperlo proporre nella maniera adeguata per difendere il film, molte volte non combaciano, e quindi qualche volta ci sono dei risultati estremamente negativi, ecco, come per esempio vedi per il film di quel western ultimo che è costato tanti soldi, come si chiamava? Paradiso, il cancello del paradiso. I cancelli del paradiso di Cimino. Secondo me, se il film fosse stato forse un tantino più lungo, non l'avessero amputato come l'hanno amputato, forse avrebbe dato anche un risultato maggiore, ecco. Perché è inutile prendere un autore e dargli carta bianca e poi tarpargli le ali nel momento del volo, ecco. Quindi queste sono certe contraddizioni purtroppo di questo mondo. Poi devo dire che molte volte anche loro con tutte le statistiche, con tutti i dati precisi, sbagliano, e invece chi indovina sono degli esseri piccoli, normali, che credono nel loro prodotto, lo difendono fino alla fine e riescono a esercitare anche un potere magico sul modo di distribuzione. Vedi Lucas, ecco, che quando ha fatto il primo film forse non si aspettavano i distributori stessi il successo che ha avuto,
Invece Lucas come autore l'ha difeso fino alla fine e avendo anche un risultato enorme, un consenso di pubblico enorme. Quindi voglio dire, è la storia di sempre che purtroppo si maneggiano idee, sensazioni che sono qualche volta molto astratte. Poi quando si concretizzano vengono affidate a delle persone che magari sono bravissime per poter vendere automobili o vendere un prodotto materiale finito, e forse meno bravi, ecco, a sapere intuire come va difesa un'opera letteraria, un'opera artistica. E finalmente, dopo questi dibattiti con i produttori, è un film lungo, non due separati. Sì, adesso io ho questo problema dei due film. Io ho preso una posizione per quello che riguarda il mondo sul film lungo, perché è chiaro, a me mi è stato imposto di fare due parti, quindi due film lunghi. Quindi ho eseguito un montaggio per due film lunghi che dovevano raggiungere nel suo insieme 4 ore e mezza. Adesso, dovendone fare un film solo, ecco, e anche per l'Europa, perché informati alcuni distributori, tra cui gli italiani, i francesi, i tedeschi, hanno accettato di uscire in un film solo unico, io lo ridurrò a quello che io ritengo opportuno ridurlo, cioè non credo che vada al di sotto delle 4 ore, sarà 4 ore e 5, 4 ore e 10, quello che sarà. E poi per l'America ci saranno dei problemi di distribuzione. Io mi auguro che una preview che facciano accettino anche loro le 4 ore. Se non l'accetteranno, il film poi lo taglieranno loro perché hanno diritto di taglio e io farò delle dichiarazioni di conseguenza. Cut this one, Simon. Yes. Reduce it to 3 or 4 now. Yeah, ok. Ho solo 4 o 5 ultime domande, ma Sì. prima tu Ecco, voglio volevo dire... parlare della lunghezza dei film. Io sostengo che i film più sono lunghi quando sono concepiti lunghi e più brevi sono, cioè avviene sempre il contrario. Quando si taglia un film, ecco, che è stato concepito lungo, il film risulta sempre più lungo perché risulta più noioso, soprattutto perché è più incomprensibile. Quindi non riuscendo a capirlo, ecco, la noia ti assale con maggiore evidenza. Mentre un film lungo, ma con i suoi tempi, che possono essere dei tempi, chiamiamoli poetici, danno una dimensione diversa al film e quindi anche una realtà diversa e quindi una dinamica diversa. Il caso per esempio del film di Cimino, che sicuramente è più lungo, sarà più accettabile. Il film di Visconti, che l'hanno fatto finalmente in 5 ore, è diventato molto più corto di quello di 2 ore e 3 quarti che era stato fatto prima, in precedenza. E l'ho visto con C'era una volta il West in America, ecco, quello dato in televisione che è quasi, non del tutto la versione integrale, è diventato molto più accettabile da parte del pubblico che non il film di 2 ore e un quarto, che era stato amputato barbaramente di 45 minuti senza nessuna logica e senza nessuna comprensione. Ecco, quindi questo lo dico non per difendere un mio modo di vedere, ma per difendere in generale l'autore che si accinge a fare un'opera lunga. Bisogna che il produttore e il distributore trovi la possibilità di distribuirla così come è nata, perché sicuramente oltretutto fa un affare commerciale migliore. Cosa pensi degli altri generi nel cinema italiano? Tu hai lavorato come un produttore per Verdone, per esempio? Io ho scoperto Verdone, cioè l'ho lanciato, l'ho fatto debuttare, anche con molta sua resistenza, perché se in un primo tempo era impaurito da questa cosa, effettivamente non aveva mai fatto la regia, aveva fatto solamente un piccolo documentario al Centro Sperimentale di Cinematografia
e quindi si sentiva impaurito. Forse il fatto che io ci fossi dietro gli ha dato maggior forza nell'accettare, e devo dire io sono rimasto buon spettatore perché non sono intervenuto, sì, a parte alcuni consigli tecnici all'inizio delle riprese, così la scelta del cast su certi attori, e poi la messa a punto di una troupe che io ritenevo giusta affiancargli, cioè con un operatore tecnico abbastanza bravo che lo potesse aiutare anche nelle sue piccole titubanze tecniche. Lo hanno portato a fare un film divertentissimo che non sembrava l'opera di un debuttante, ma sembrava addirittura molto più tecnicamente preparato di quello che in realtà non fosse. Con il secondo ho fatto la stessa cosa e poi ha spiccato il volo, adesso è un autore giovane di quelli affermati, adesso sta credo al quarto film, quindi come regista, quindi Tu non vuoi assunto. lavorare come No, io voglio lavorare con produttore? lui, voglio lavorare, no, come produttore non voglio lavorare più perché mi ha annoiato moltissimo, devo dire che uno come me che nasce sostanzialmente regista, quindi io credevo di poter intraprendere la carriera del produttore proprio ingenuamente e nostalgicamente pensando ai vecchi produttori hollywoodiani che avevano un potere decisionale, un potere diciamo anche un potere che gli dava delle enormi responsabilità, perché una volta quando Selznick o quando Spiegel sbagliava un film lo sbagliava lui, non il regista, ecco, e tutti si accanivano contro di lui, nel bene e nel male. Ma io credevo che ci fossero queste possibilità e invece in Italia non è possibile questo, cioè, e credo che non sia possibile proprio per mancanza del produttore, della figura del produttore. Cioè in Italia, anche a livello più basso, ecco, più commerciale parlando, ogni regista è un autore, ma non è un autore nel senso nobile della parola, lo è in quanto non essendoci il produttore, si dice ad un regista, ecco, fammi un film per sordi, fammi un film per Tognazzi, fammi un film per Gassman. Quindi il regista deve cucire addosso questa storia, quindi alla fine, quando ha fatto questo tipo di operazione, automaticamente diventa un autore. Quindi non ha possibilità di scambio con il produttore, perché il produttore è il ricercatore del denaro, del pacchetto, della combinazione, il noleggio, la cosa c'è. Poi si disinteressa totalmente, completamente alla sostanza vera che è il film. E quindi quando un regista è abituato ad avere questo tipo di libertà e questo tipo di autonomia, poi il dialogo diventa difficile. E allora alla fine io mi sono trovato nelle poche volte che ho fatto il produttore di fronte a dei personaggi che pur avendo enorme stima per me, enorme rispetto, ma avevano paura di tirare fuori idee o di sviscerarle perché magari queste gli fossero bocciate o gli venissero bocciate o per un scambio dialettico di polemica e di discussione. E allora quando io ho capito questo finivo per mettermi da una parte e diventavo uno spettatore qualsiasi aspettando che il regista mi consegnasse la copia di lavoro, e questa era la cosa meno interessante e meno divertente per uno come me che invece sperava di dare un contributo al film. E quindi dopo 2 o 3 esperimenti con registi diversi, ma i risultati erano quasi gli stessi, allora ho capito che era meglio tornare a fare il regista, perché era meno faticoso, più producente, meno frustrante e soprattutto meno impegnativo, perché poi la figura del produttore impegna maggiormente che quella del regista, perché devi svolgere tutte le tue mansioni di regista e nello stesso tempo avere anche quelle del produttore, cioè andare a cercare i finanziamenti, le cose, che diventa...
Che pensi tu sulla crisi di cinema in Italia, l'effetto di televisioni private, eccetera, eccetera? Ma sai, la crisi del cinema in Italia è la crisi che c'è stata e c'è quasi in tutto il mondo, cioè voglio dire, ce l'avete voi in Inghilterra, ce l'hanno gli americani in America, i francesi in Francia, i tedeschi in Germania, i tedeschi un po' meno perché loro vengono da una crisi che ormai dura da 30 anni, quindi adesso anzi stanno tentando di superarla con la nuova cinematografia tedesca. Ma è una crisi dell'impostazione. Noi stiamo in un momento di transazione, quindi è chiaro che il cinema invade sempre di più la casa, quindi televisivamente parlando. Oggi gli schermi diventano schermi già appetibili per un cinema, 4 metri per 2 ho visto in certe case, quindi addirittura una parete a cui è riservata tutta. In Giappone mi dicono si costruiscono case e ville già con la proiezione incorporata dentro, quindi è chiaro che il cinema finirà in casa, ma come tutti i grandi spettacoli, ecco, popolari, non potrà rilegarsi alla sola casa, quindi è chiaro che avverrà esattamente il contrario di quello che sta avvenendo adesso. In Francia le grandi sale sono diventate 7 piccole sale, ecco, per cercare di compensare i costi e il vuoto del cinema. In un futuro io vedo invece dei grandi stadi, ecco, in una città ci saranno 3 cinema soli, ma saranno 3 grandi stadi, ci saranno 30.000 persone con degli schermi di 50 metri e certi film, ecco, si vedranno lì. Poi il film finirà in casa regolarmente e normalmente, ma è la stessa cosa del football, del calcio e di tutti i grandi spettacoli, perché è chiaro che la sensazione che ti dà il grandissimo schermo, un suono stereofonico e 20.000 aliti vicino, e 25.000 brusii di gente che parla, che vive e che palpita con lo spettacolo a cui assiste, non saranno mai compensati dallo schermo televisivo, per quanto grande possa essere. Quindi questo io penso che sono dei problemi di questo momento che dovranno essere affrontati, forse di comune accordo tra cinema e televisione, quindi una cosa non escluderà l'altra, anzi una cosa secondo me fomenterà sempre di più l'altra. Oggi tu sei più vicino da Hollywood. È ancora il caso di un europeo che ruba il fuoco di Hollywood o invece il caso di Hollywood che impiega un europeo ancora? Ma io direi che sono un po' ibrido in questo senso, perché io non rubo il fuoco di Hollywood, ma né loro riusciranno a rubare me, cioè io credo che la giusta mia collocazione stia al centro, a metà. Cioè io farò i film che vorrò fare, ecco, forse finanziati in parte da capitali stranieri, ma non credo, non essendomi lasciato influenzare fino ad ora, che lo farò nel futuro. Cioè ecco, una mia permanenza a Hollywood è da escludere, anche perché io già fatico a fare i film in Italia con gli italiani, a farmi capire dagli italiani. Immaginiamoci in un'altra lingua e con altri personaggi, no? E quindi i miei film li farò sempre così, dove il soggetto mi porterà, forse con capitali loro, forse studiando combinazioni diverse per affrontare un grosso film, quindi, ma sempre sotto il profilo finanziario e sotto il profilo della fattura del film, ma per il resto farò i film come ho fatto sempre e con gente che mi capisce, soprattutto. Vuoi fare un film in Italia, sugli italiani? Ma sull'Italia io lo vorrei fare, ma vedi, ecco, parlando, tu prima mi accennavi al problema italiano. Il problema italiano è uno, è vivo, è limitativo, ecco la nostra crisi. Noi parliamo solo dell'Italia e purtroppo l'Italia, pur essendo una grande nazione adesso in vista, visto Azzurra, visto tutta la moda italiana che sta
avendo successo nel mondo, ma però offre poco internazionalmente. Ecco, la ragione per cui io mi sono spinto a prendere in considerazione storie western, tanto per dire, è proprio perché queste fanno parte ormai di una tradizione che sfugge all'America stessa. Il western è materia di consumo in Giappone, in Nigeria, in Colombia, in Inghilterra, in Italia, in Germania, in Francia, dappertutto. Quindi voglio dire, è un argomento, è materia apprezzata ad essere seguita in tutte le parti del mondo, mentre invece il problema italiano è grosso, vedi per esempio quando un bel film come Il Gattopardo, ecco, in America è incomprensibile. Allora vedi com'è limitativo, ecco, parlare dell'Italia, perché Visconti l'ha fatto in maniera mirabile, non gli si può dire niente di fronte a un film come Il Gattopardo, eppure in America è stato un insuccesso, perché loro hanno detto ma che ci interessa di questa storia italiana che noi non conosciamo, che non vogliamo neanche conoscere. Ecco, è come se noi facessimo La fuga dei Forsyth, ecco, qui in Italia. Cosa pensi di questo cowboy, di questo uomo di western nel Casabianca? Casabianca? Non ho seguito. Cowboy. Ah, Reagan. Vabbè, ma Reagan è l'espressione dell'America, con tutte le sue contraddizioni e con tutte le sue folgorazioni, perché voglio dire, io ho detto una volta che per me europeo l'America mi ha scioccato proprio la prima volta quando ho visto Disneyland. Perché uno se va e vede Disneyland, vede l'America, può tornarsene a casa e avere il quadro dell'America preciso, ecco, in tutto, negli usi, nei costumi, nelle gioie, nei stupori, nel fascino e nella naività. Perché? Perché in America tutto è possibile e questa è forse anche la sua grandissima forza. Ecco. La possibilità che da una stella all'altra, ecco, ci sia un mondo completamente diverso. Però quando tu racconti una storia sull'America, ecco, hai la possibilità, tu autore, di raccontare il mondo. Mentre purtroppo quando si racconta una storia sull'Italia si racconta l'Italia. Quando si racconta la Francia si racconta la Francia e nient'altro. La Germania è la Germania. Invece in America tu hai la possibilità, anche in un piccolo paese, di raccontare il mondo. Perché? Perché è un coacervo di queste comunità. Insomma, in America trovi il mondo. Quindi il mondo con i suoi usi, costumi, difetti, pregi. Per me europeo, io sono... più la conosco l'America e più ne sono affascinato, ma più mi sento anni luce lontano da lei, capito? Ecco, questo è questa sorta di, non dico amore e odio, ma di un sentimento molto vicino a questo, ecco. Stupore, meraviglia, incredulità e nello stesso tempo sorpresa per certi avvenimenti, per certi fatti che avvengono in America che sono... Io l'altro giorno rivedevo Cleopatra, ecco, e ero affascinato l'altro ieri, perché c'era un balletto afro-cubano che era degno del miglior Folies Bergère di Parigi. Eppure con tutta la sua cultura, con tutta la sua preparazione, Mankiewicz, che è un uomo colto e mi risulta tale, non ci ha pensato un attimo a metterlo in scena, ecco, capito? Io sarei rimasto sbigottito di fronte all'esecuzione da parte del coreografo di questo balletto, e invece no, e forse, voglio dire, questo è anche il suo fascino, ecco, questa forma pop di vedere la storia. Quindi in America è possibile tutto. Allora se c'è il balletto afro-cubano su Cleopatra, perché non Reagan presidente degli Stati Uniti? Sì. Tu hai altre cose? Ho finito tutte le mie questioni. Ti ringrazio per questa cosa. No, io. Spero
Simon, you got anything? No, it's fine. Vado a raccontarti una storia su Cleopatra. C'ho un amico che era il consulente storico su Cleopatra. Sì. È rimasto là per... Io poi te ne racconto una su Ben-Hur. Ok. E lui stava con la Stop for a truppa moment. tutto il tempo del film, che era molto. E durante il film gli hanno chiesto una cosa.